Poco distante dalla costa pesarese, in aperta campagna, troviamo l'abitato di Sant'Angelo in Lizzola, nel comune di Città di Vallefoglia. Sant'Angelo in Lizzola ebbe origine dall'unione, attorno all'anno 1000, di due castelli, quello di Monte Sant'Angelo e quello di Licciole, da qui il nome attuale di Sant'Angelo in Lizzola. Elevato allo status di contea nel 1584 per volere del duca Francesco Maria II della Rovere, fu infeudato alla famiglia Mamiani, il cui ultimo esponente fu Terenzio Mamiani della Rovere, ministro della pubblica istruzione dal 1860 al 1861. Salendo verso il centro abitato, passando per la via della vecchia fonte, troviamo la cosiddetta Fonte dei Poeti. Questa elegante costruzione, le cui attuali forme dobbiamo ad un restauro ottocentesco, è nata come abbeveratoio per animali, tant'è che la leggenda vuole abbia dato il ristoro al cavallo di Napoleone Bonaparte durante un suo passaggio in queste zone. Quando si parla di cultura a Sant'Angelo in Lizzola, non possiamo dimenticare le figure del conte Giulio Perticari e della moglie Costanza, figlia del grande letterato Vincenzo Monti. La bella e colta Costanza, andata in sposa al conte Giulio Perticari per volere dei genitori, instaurò col marito una forte intesa culturale. I coniugi Perticari resero Pesaro, la loro città d'adozione, e la vicina Sant'Angelo in Lizzola importanti centri di incontri culturali, ai quali partecipavano i più luminosi protagonisti dell'intelligenza dell'epoca. Questi dotti convivi avevano luogo tra l'ameno parco che si estende nella vicina Monte Ciccardo e nelle proprietà di famiglia nel centro del borgo. Qui i Perticari avevano infatti una villa e addirittura un teatro. Due edifici purtroppo distrutti durante la Seconda Guerra Mondiale. Il teatro, in particolar modo, fu voluto da Gordiano Perticari, fratello di Giulio, costruito atterrando a un mulino da olio, prima sede delle rappresentazioni teatrali organizzate dalla famiglia. Il teatro, inaugurato nel 1851 con la locandiera di Goldoni, recava al suo interno meravigliose decorazioni e scene dipinte. Alcune di queste, dovute al pennello del faentino Romolo Liverani, fortunatamente sono scampate alle ingiurie della guerra e sono ancora custodite dagli eredi Perticari. La guerra, che purtroppo ci ha privato di così tante bellezze, ha risparmiato fortunatamente un edificio che faceva parte di questa sorta di isola Perticari, la chiesa di Sant'Egidio. La chiesa di Sant'Egidio, fatta costruire dalla famiglia Lapi nel 1684 e che aveva un tempo annesso un ospedale, ci accoglie con la sua elegante e sobria facciata in laterizi. Ma, varicato il suo ingresso, ci si svela in tutto il suo splendore barocco, con le sue sinuose decorazioni e gli arredi dipinti e dorati. Nella parete di fondo campeggia il grande altare intagliato e dorato, opera del veneziano Francesco Planta o Pianta, che incornicia la tela rappresentante il miracolo della cerva di Sant'Egidio, un dipinto che cela un pregevole crocifisso ligneo, sempre opera del Planta. La peculiarità di questo magnifico edificio è la presenza al suo interno di ben 32 opere eseguite dal medesimo artista, in un arco temporale che va dal 1685 al 1691. L'artista è il pesarese Giovanni Battista Venanzi, pittore di corte del duca di Parma Ranuccio Farnese. Qui il Venanzi, sotto la guida dei committenti, realizza attraverso le tele dipinte una narrazione quasi dai toni teatrali, che ci fa letteralmente entrare nel vivo del Seicento, di un barocco che non ha nulla da invidiare ai grandi esempi romani contemporanei. Tra le curiosità conservate a Sant'Egidio troviamo un trono ligneo dorato, usato per trasportare una scultura della Vergine col Bambino durante le processioni, un dono della principessa Carolina di Brunswick a Costanza Monti, e un bel fortepiano, un tempo presso il palazzo pesarese dei Perticari, un fortepiano che probabilmente fu utilizzato da Gioachino Rossini
durante i suoi soggiorni pesaresi, ospite della nobile famiglia. La chiesa di Sant'Egidio, ancora di proprietà della famiglia Cacciaguerra Perticari, è da poco diventata, grazie alla collaborazione tra la nobile famiglia e l'amministrazione comunale di Città di Valle Foglia, la sede di un museo, il Museo Giovanni Battista Venanzi.